Signori, buongiorno e buon Natale! Se i miei calcoli non sono errati, questo video sarà uscito il 26 dicembre, quando vi starete annoiando a morte con la pancia piena con i vostri parenti. Quindi ne approfitto per farvi gli auguri di Natale. Buon Natale di nuovo! Fatti scrivere tutti quanti i vostri parenti, i nonni, zii, cugini, cugine, mi raccomando. E a proposito di auguri, questo video è stato girato durante il giorno del mio compleanno, che... no, non vi spoilerò niente. Vi dico solo di guardare il video fino alla fine perché è successo di tutto. Ho festeggiato il mio 26esimo compleanno ad Amsterdam in un modo veramente pazzesco, esotico e fuori di testa. Non vi rubo troppo tempo, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo alla fine e buona visione. Allora ragazzi, io non ho idea di come verrà questo video perché allora questo è il quarto giorno che sono ad Amsterdam, ma non sono mai riuscito a vloggare come si deve perché diluviava praticamente sempre, eravamo stanchi e questo e quello e non lo so, è un cazzo di casino sto video. Una delle cose più belle comunque che ho visto questi giorni è la stazione, che comunque è bellissima, è la stazione più bella e più particolare che ho visto finora nella mia vita. Non è in stile moderno, ok? Ma comunque lo stile di questo paese, cioè veramente strabello, è tenuto tutto quanto molto molto bene qua. Guardate che belle le case così che sembrano proprio infilate dentro l'acqua, sono particolari, strabelle. Comunque sinceramente i prezzi qui non sono nemmeno male per un'ora. Qui le vie si assomigliano molto tra di esse, sono tanto simili, però comunque sono tanto piene di negozi, sono negozi particolarissimi che ci sono soltanto qui ad Amsterdam, infatti attira un sacco di persone in tutto il mondo perché questa sappiamo tutti che è la città particolare per diverse cose. È una città veramente molto caotica, super turistica, tra le più turistiche al mondo, e sarà un po' difficile fare la descrizione di questa città qua, anche perché tutto quello che vorrei mostrarvi e raccontarvi purtroppo non si può, e sapete benissimo di cosa sto parlando. Questa città qua è famosa intanto per la legalizzazione della prostituzione nelle vetrine delle ragazze appunto, e ovviamente anche per la libertà del consumo di marijuana quasi ovunque, perché sì, è molto libera e ti consente di fare tante cose in questa città, ma non dappertutto. Infatti comunque la città è piena di cartelli in giro dove in determinate zone non puoi fare certe cose, non puoi avere bottiglie di vetro in mano, non puoi bere alcolici, non puoi usufruire appunto di marijuana, non puoi comprare roba dagli spacciatori a zero. Anche se tantissimi pensano vengo a Amsterdam per fare questo, per fare quello, non è proprio così, non è che puoi fare proprio quello che vuoi. Ci sono i luoghi adatti per fare quello che vuoi. Ad esempio, se parliamo del consumo di marijuana, tu non puoi fumarlo ovunque, ci sono i coffee shop, devi essere appartato, non puoi farlo nei parchi dove ci sono i bambini che passano, quindi mentalità veramente molto aperta, ma con regole giuste. Buongiorno, è tornato dopo un po' di mesi dalla Romania, quasi un anno l'ultimo video. I'm back, guys. Comunque siamo a metà ottobre, voi vedrete il video a dicembre e oggi è il giorno del mio compleanno. Grazie a tutti per gli auguri in ritardo dopo 2 mesi, perché sapete che i video li registro io, monto io, organizzo io, ci vuole un po' di tempo. Un video a settimana ogni martedì su di me Fabio, su questo canale. Lasciate un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ragazzi, perché oggi è il mio compleanno e fatemi questo regalo. Questa comunque ragazzi è Piazza Dam, la piazza principale di tutta quanta Amsterdam, e capiamo la storia di Amsterdam, come nasce Amsterdam, dove è nata, come è nata, quando è nata e perché. Il nome Amsterdam deriva da una diga che è stata costruita in un villaggio nel XII secolo nel quale scorreva il fiume Amstel, e infatti è da qui che deriva il nome Piazza Dam, proprio per questa diga. Al giorno d'oggi Amsterdam ha perso la sua importanza commerciale e è passata nelle mani del porto di Rotterdam, e il potere politico dei Paesi Bassi non è in mano nella capitale Amsterdam, ma è in mano nella città di Den Haag. Però comunque Amsterdam continua ad essere il centro intellettuale dei Paesi Bassi, una città industriale con ottime infrastrutture, ha un carattere veramente multirazziale, la maggior parte di persone qua sono tutti turisti, sono stranieri, non sono olandesi, e questa città è il simbolo universale della tolleranza e della libertà, come vi dicevo, proprio per le cose che si possono fare, ma nel modo corretto. Questo è un monumento per ricordare i caduti della seconda guerra mondiale, mentre quello era un grandissimo palazzo reale, tuttora aperto al pubblico, e se vuoi puoi fare la visita ai musei dentro. A few moments later. Ragazzi, siamo entrati nel quartiere dei musei, c'è quello di Van Gogh, ce ne sono tanti altri che hanno nomi strani che non so, comunque il più famoso è quello di Van Gogh. Sapete che non sono un amante, anzi proprio zero, non me ne c'era un cazzo dei musei, però comunque volevo farvi vedere lo stesso la zona, che a livello comunque estetico dovrebbe essere tutto molto bello e tenuto bene.
Prima mattina che siamo ad Amsterdam, siamo sempre arrivati al pomeriggio gli scorsi giorni. Comunque ci sono un sacco di bellissime piazzette con sia di roba da mangiare sia di roba da vestire e anche roba da bere. E oltretutto ci sono un sacco di fiori, perché sapete benissimo che Amsterdam e tutta l'Olanda è famosa per i tulipani e non solo. Questo qua praticamente è il pontile prima di Red Light District, dove sono praticamente tutte quante le foto, perché è più bello. Ci sono le bici rosa, c'è una bici verde, c'è il canale che è il più famoso di Amsterdam che si chiama Single, poi comunque c'è la chiesetta di dietro che non so che chiesa sia. Diciamo che Amsterdam non è così tanto famosa e riconosciuta per i monumenti, chiese, cattedrali eccetera. Ci saranno le 2 o 3 chiese principali e basta. E adesso stiamo entrando nella via più stretta di Amsterdam, dove ci sono i 2 bulldog qua. Mamma mia, strettissima sta via, cioè, ma stra bella comunque, piena di murales dappertutto, molto colorata, mi piace un sacco. E alla fine di questa via praticamente c'erano delle vetrine che adesso non sono più utilizzate appunto dalle escort, perché a quanto pare si ammassava tutta quanta la gente e adesso comunque la via delle vetrine delle escort si è spostata dall'altra parte. Poi qui si entrava e c'era tipo una sala fatta a quadrato con tutte quante vetrine aperte, e hanno chiuso anche questa perché si trova sempre nella via che hanno chiuso tutte quante le altre vetrine e quindi hanno chiuso anche quella. Guarda che bella tetta. Mi raccomando ragazzi, quando si passa per Red Light District, vietato fare video, mi raccomando, bisogna avere rispetto di queste persone. Non fate foto, non fate video, perché se lo fate, 1, siete imbarazzanti, siete dei coglioni. 2, non fatelo perché stanno lavorando, è il loro lavoro, serve rispetto per queste cose qua. Oltretutto correte il rischio di una multa bella pesante dai 240 euro in su. Mettete via telefoni, telecamere, tutto, non fate niente, abbiate rispetto per questa gente qua. Comunque stiamo andando alla stessa velocità di questa barca, vanno molto piano. Ci siamo spostati leggermente dal centro, siamo a Waterloo Plain, un piccolino quartiere proprio di fianco al centro di Amsterdam, dove ci sono mercatini veramente tipici e molto molto carino. Piazzale comunque veramente bello grande, c'è roba dappertutto, specialmente roba vintage. Guarda qua, pari singani questi, altro che vintage. C'è anche un baracchino che ti fa hot dog e patatine fritte, 5 euro un hot dog piccolino, anche no, capito quanto costa la roba. Oh ragazzi, occhio le bici, ci sono bici dappertutto, poi ti tirano sotto se non fai attenzione. Stiamo tornando in centro perché andiamo a provare una cosa unica in questo paese. Comodoro, portami a mangiare. Sorry guys, sì, andiamo a provare da Rob, mio caro socio, panino con la ringa, che a me personalmente piace. Secondo me spacca perché è tipico e anche secondo me è buono, poi a molti fa senso così. Tastiamo questa prelibatezza che fa cagare a tutti tranne a Zach. Siamo pronti ad assaggiare questa prelibatezza. Mi fido o non mi fido? Mi sta facendo il panino con la ringa, bella viscida, cipolla e cetrioli. Eccolo qua. Comunque il panino buono, no? Comunque il panino buono, non ne mangerai 2, ne mangerai 1. Testome gonfiato, però dai, apprezzabile. Zach, grazie per avermelo fatto provare questo panino. Figurati. Ci sta. Il panino con la ringa non bastava. Pesetta da meno di 3 euro fatta all'Albert. Andate all'Albert a mangiare perché fuori costa il disastro. Se volete mangiare fuori, i prezzi in Olanda sono veramente fuori di testa. Sappiate che sborsate quasi il doppio dell'Italia. Addirittura un kebab, soltanto la piadina, proprio il doner, siamo dagli 8 ai 10 euro. Quando in Italia io lo trovo benissimo ovunque, in Veneto dai 3 ai 5 euro. Abbiamo mangiato una pizza gli scorsi giorni, 10 euro, una margherita napoletana, 3,50 euro la bottiglietta di acqua. Sì, è tantissimo, ma comunque l'Olanda ha dei costi comunque per mantenere tutto quanto che sono più cari rispetto all'Italia, quindi è giusto che comunque i prezzi siano più alti. 3 hours later. Io sto andando alla Johan Cruyff Arena, ovvero l'Amsterdam Arena. Cazzo, sta tramontando il sole e sto correndo. La metro qui non è così pratica come si pensa, ce ne sono pochissime e passano da pochissime parti. Passano tantissimi tram che ti portano ovunque nel centro, ma per andare fuori dal centro o bus o metro, e per andare alla Johan Cruyff Arena si usa la metro. Guardate che bello cazzo stadio, cioè è proprio bella la foto qui davanti, cioè sono stra contento di essere venuto qua. Cruyff è stato uno dei più grandi, se non il più grande giocatore olandese della storia, e le sue squadre più importanti sono state l'Ajax, che è appunto la squadra di Amsterdam. Per quello hanno deciso di intitolare, dopo la sua morte nel 2016, lo stadio di Amsterdam, l'Amsterdam Arena, chiamandolo anche Johan Cruyff Arena. Questo è il più importante che ho visto finora, ma tranquilli che ce ne saranno tanti altri di importanza ancora più maggiore. Ha ricevuto 3 palloni d'oro nel 1971, nel 73 e nel 74, e dopo Maradona e Pelé è stato proclamato il terzo giocatore più forte della storia. Eccola la statua di Cruyff, guarda che bella, tanta roba comunque che gli hanno fatto anche la statua. So che a molti non fregherà, ma volevo approfittare di questo momento davanti a questo importantissimo stadio per salutare tutti gli amanti del calcio che mi dicono: Fabio, mi saluti, bla bla bla. Sì,
tutti i bambini che ho allenato la scorsa stagione a calcio, tutti ormai ex bambini che ho allenato anni fa a calcio, Fede, Ale, Pietro, tutti quanti, tutti i miei amici, anche Nick che mi ospita qua, mi ha appena detto salutami Giovanni Cruyff, eccolo qua, e ci torna ad Amsterdam adesso, di sera però. Signori, dopo una pasta al salmone con le mani che sanno da pesce, andiamo ad affrontare questa Amsterdam notturna. Allora scrivetemi nei commenti secondo voi dove stiamo andando, perché non si può dire, e soprattutto se voi siete stati qui ad Amsterdam e avete provato qualcosa di ambiguamente strano, esotico qui in quel dell'Olanda. Qu'est-ce que c'est, guys? We are in Paris. Qu'est-ce que c'est? Bella raga, in compagnia di Nick, Vamos! a.k.a. Suri, In compagnia del Dime Fabio. Dime Fabio. Tra qualche ora compio gli anni e voglio farmi un bel regalo. Ecco, ma che regalo è la domanda? Vai a Oh Fabio, vai a Vai a Oh Fabio, vai a spettacolo, zio. Guys, devo dire una cosa, Chef mi fa, ma sai che mi ispirano di più le luci blu? Faccio, fra, sono gusti. Fra, sono gusti. Blu vuol dire solo trans. No, esatto. Grande, bravo, Numero uno! bravo. Sono passate più o meno 2 ore, allora diciamo che Due belle senza ore. entrare troppo nei particolari, dimmi Fabio se hai vissuto completamente Amsterdam. Buonanotte, ci vediamo domani. Signori, buongiorno da il mio ultimo giorno di Amsterdam. Diciamo che questa città me la sono vissuta in modo molto diverso da tutti quanti gli altri miei viaggi. Ho incentrato il mio viaggio particolarmente nel stare con gli amici e divertirci, far cazzate insieme, tutto quanto, anche perché è caduto nel giorno del mio compleanno. Però veramente è una bellissima città dove si lascia un pezzo di cuore, nonostante io non senti proprio un cazzo per il 90% di questa città, perché non fumo, non bevo alcol, eccetera. Quindi vabbè, posso dimostrare che ci si può divertire, si può stare bene lo stesso anche senza queste cose. Eh sì, ci si può benissimo divertire ugualmente, se non ancora meglio, capito ragazzi? Amsterdam comunque un posto da pazzi, veramente. Ci sarebbero state tante altre cose da farvi vedere, ma che ovviamente non possono essere filmate. Lì ad Amsterdam ci sono tantissime altre cose assurde per divertirvi che non vi ho fatto vedere. Ma se siete con il gruppo di amici giusto ve la spasserete benissimo, proprio come ho fatto io. E ringrazio i miei amici Joy, Zach e soprattutto Nick che mi ha ospitato per avermi fatto passare un viaggio ed un compleanno indimenticabile. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, like, iscrizione e come ho detto nel video un commentino qui sotto, scrivendomi se siete mai stati ad Amsterdam e cosa avreste fatto al posto mio. Noi ci vediamo settimana prossima con l'inizio di una nuova serie nel luogo che ho sempre sognato di andare fin da piccolo. Quindi un saluto come sempre, baci, abbracci e spuaci. Ciao!